Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Blincito Amgen SRL a socio unico. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Blincito? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Blincito durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Blincito? Blincito ha un farmaco a base del principio attivo blinatumomab, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico anticorpi monoclonali. È commercializzato in Italia dall'azienda Amgen SRL a socio unico. Blincito può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Blincito 38,5 mcg Polv. Per concentrato e soluz. Per infusione uso e 1 flaconcino soluz. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Amgen Europe BV. Concessionario: Amgen SRL a socio unico. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: blinatumomab. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni. Blincito è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta, LLA, da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B positiva per il cromosoma Philadelphia devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi, TKI, e non devono avere opzioni di trattamento alternative. Blincito è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con LLA da precursori delle cellule B negativa per il cromosoma Philadelphia, positiva per il CD19, in prima o seconda remissione completa con malattia minima residua, MRD, superiore o uguale allo 0,1%. Blincito è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno 2 precedenti terapie o in recidiva dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche. Blincito è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento, vedere paragrafo 4, 2. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato sotto la direzione e la supervisione di medici esperti nel trattamento delle malattie ematologiche maligne. Ai pazienti trattati con Blincito devono essere forniti l'opuscolo educazionale per pazienti e assistenti domiciliari alla scheda paziente. Per il trattamento della LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria si raccomanda il ricovero in fase di inizio, almeno per i primi 9 giorni del primo ciclo e per i primi 2 giorni del secondo ciclo. Per il trattamento della LLA da precursori delle cellule B con MRD positiva e negativa per il cromosoma Philadelphia si raccomanda il ricovero almeno per i primi 3 giorni del primo ciclo e per i primi 2 giorni dei cicli successivi. Per i pazienti pediatrici con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, si raccomanda il ricovero almeno per i primi 3 giorni del ciclo. In pazienti con storia o presenza di patologie del sistema nervoso centrale, SNC, clinicamente rilevanti, vedere paragrafo 4, 4, si raccomanda il ricovero per almeno i primi 14 giorni del primo ciclo.
Nel secondo ciclo, si raccomanda il ricovero per un minimo di 2 giorni e la valutazione clinica deve essere basata sulla tollerabilità a Blincito nel primo ciclo. Si deve prestare cautela in quanto sono stati osservati casi di manifestazione tardiva dei primi eventi neurologici. Per l'inizio e la ripresa di tutti i cicli successivi, ad esempio, se il trattamento viene interrotto per 4 o più ore, si raccomanda la supervisione di un operatore sanitario o il ricovero. Le sacche per infusione di Blincito devono essere preparate per infusioni di 24 ore, 48 ore, 72 ore o 96 ore. Vedere il modo di somministrazione. Posologia LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria possono ricevere 2 cicli di trattamento. Ciascun ciclo di trattamento consiste in 28 giorni, 4 settimane, di infusione continua. Ogni ciclo di trattamento ha separato dal successivo da un intervallo di 14 giorni, 2 settimane, libero da trattamento. I pazienti che ottengono una remissione completa, CR/CRH, dopo 2 cicli di trattamento, possono essere sottoposti fino a 3 cicli aggiuntivi di terapia di consolidamento con Blincito, sulla base di una valutazione del rapporto beneficio/rischio individuale. La dose giornaliera raccomandata dipende dal peso del paziente, vedere tabella 1. I pazienti con peso pari o superiore a 45 kg ricevono una dose fissa, mentre per i pazienti con peso inferiore a 45 kg la dose è calcolata utilizzando la superficie corporea, Body Surface Area, BSA. Tabella 1. Dosaggio raccomandato di Blincito per LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria. Peso paziente. Ciclo 1. Cicli successivi. Giorni 1, 7. Giorni 8, 28. Giorni 29, 42. Giorni 1, 28. Giorni 29, 42. Pari o superiore a 45 kg. Dose fissa. 9 mcg/d mediante infusione continua. 28 mcg/d mediante infusione continua. Intervallo di 14 giorni libero da trattamento. 28 mcg/d mediante infusione continua. Intervallo di 14 giorni libero da trattamento. Inferiore a 45 kg. Dose basata sulla BSA. 5 mcg/m2d mediante infusione continua. Non superare 9 mcg/d. 15 mcg/m2d mediante infusione continua. Non superare 28 mcg/d. 15 mcg/m2d mediante infusione continua. Non superare 28 mcg/d. LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio. I pazienti pediatrici con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio possono essere sottoposti a 1 ciclo di trattamento con Blincito dopo terapia di induzione e 2 blocchi di chemioterapia di consolidamento. Ciascun ciclo di trattamento consiste in 28 giorni, 4 settimane, di infusione continua. In tabella 2 è indicata la dose giornaliera raccomandata a seconda del peso del paziente per i pazienti pediatrici. Tabella 2. Dosaggio raccomandato di Blincito per pazienti pediatrici con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, dopo chemioterapia di induzione. 1 ciclo di consolidamento. Paziente di peso pari o superiore a 45 kg. Dose fissa. Paziente di peso inferiore a 45 kg. Dose basata sulla BSA. Giorni 1, 28. 28 mcg/d. 15 mcg/m2d. Non superare 28 mcg/d. Raccomandazioni per la premedicazione e ulteriori medicazioni. In pazienti adulti deve essere somministrato dessametasone 20 mg endovena 1 ora prima dell'inizio di ciascun ciclo di terapia con Blincito. In pazienti pediatrici deve essere somministrato dessametasone 10 mg/m2, non superiore a 20 mg, per via orale o endovenosa da 6 a 12 ore prima dell'inizio della terapia con Blincito, giorno 1, ciclo 1. In seguito deve essere somministrato dessametasone 5 mg/m2 per via orale o endovenosa entro 30 minuti prima dell'inizio della terapia con Blincito, giorno 1, ciclo 1. È raccomandato l'uso di antipiretici, ad esempio, paracetamolo, per la riduzione della piressia durante le prime 48 ore di ogni ciclo di trattamento.
La profilassi chemioterapica intratecale è raccomandata prima e durante il trattamento con Blincito per prevenire una recidiva di LLA a carico del sistema nervoso centrale. Trattamento pre-fase per i pazienti con elevato burden tumorale. Trattare con dessametasone, non superare i 24 mg/die, i pazienti con A0 50% di blasti leucemici nel midollo osseo o conte di blasti leucemici nel sangue periferico 15,000 microlitro. LLA da precursori delle cellule B con MRD positiva. Quando si considera di usare Blincito come trattamento della LLA da precursori delle cellule B con MRD positiva e negativa per il cromosoma Philadelphia, si deve confermare la MRD quantificabile con un saggio validato con una sensibilità minima di 10,4, vedere paragrafo 5,1. I test clinici della MRD, indipendentemente dalla tecnica scelta, devono essere eseguiti da un laboratorio qualificato che abbia familiarità con la tecnica usata, seguendo le linee guida tecniche stabilite. I pazienti possono ricevere uno ciclo di trattamento di induzione seguito da un massimo di 3 cicli aggiuntivi di trattamento di consolidamento con Blincito. Un singolo ciclo di trattamento di induzione o consolidamento con Blincito ha di 28 giorni, 4 settimane, di infusione endovenosa continua seguito da 14 giorni, 2 settimane, di intervallo libero da trattamento, totale 42 giorni. La maggioranza dei pazienti che risponde a blinatumomab raggiunge una risposta dopo uno ciclo, vedere paragrafo 5,1. Pertanto, il medico curante deve valutare i possibili benefici e rischi associati a continuare la terapia in pazienti che non mostrano miglioramento ematologico o clinico dopo uno ciclo di trattamento. Dose raccomandata, per pazienti di almeno 45 kg di peso. Ciclo I di trattamento. 1 ciclo di induzione. Giorni 1, 28. Giorni 29, 42. 28 mcg/die. Intervallo di 14 giorni libero da trattamento. 2, 4. Ciclo di consolidamento. Giorni 1, 28. Giorni 29, 42. 28 mcg/die. Intervallo di 14 giorni libero da trattamento. Raccomandazioni per la premedicazione e ulteriori medicazioni. Deve essere somministrato prednisone 100 mg endovena o equivalente, per esempio, dessametasone 16 mg, 1 ora prima dell'inizio di ciascun ciclo di terapia con Blincito. È raccomandato l'uso di antipiretici, ad esempio, paracetamolo, per la riduzione della piressia durante le prime 48 ore di ogni ciclo di trattamento. La profilassi chemioterapica intratecale è raccomandata prima e durante il trattamento con Blincito per prevenire una recidiva di LLA a carico del sistema nervoso centrale. Aggiustamenti della dose per pazienti con LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria ai pazienti con LLA da precursori delle cellule B con MRD positiva e negativa per il cromosoma Philadelphia che ricevono Blincito. Si deve valutare la sospensione temporanea o definitiva di Blincito, come opportuna, nel caso si manifestino le seguenti tossicità severe. Grado 3, o pericolose per la vita. Grado 4, vedere paragrafo 4. Sindrome da rilascio di citochine, sindrome da lisi tumorale, tossicità neurologica, livelli elevati di enzimi epatici e qualsiasi altra tossicità clinicamente rilevante. Se l'interruzione del trattamento dopo un evento avverso non si protrae per più di 7 giorni, proseguire lo stesso ciclo fino a un totale di 28 giorni di infusione inclusi il giorno precedente e il giorno successivo all'interruzione di tale ciclo. Se l'interruzione dovuta a evento avverso si protrae per più di 7 giorni, iniziare un nuovo ciclo. Se la tossicità impiega più di 14 giorni a risolversi, sospendere definitivamente il trattamento con Blincito, salvo diversa indicazione descritta nella tabella seguente. Tossicità. Grado. Azione per pazienti di peso pari o superiore a 45 kg. Azione per pazienti di peso inferiore a 45 kg. Sindrome da rilascio di citochine, sindrome da lisi tumorale. Grado 3. Interrompere Blincito fino alla risoluzione, poi riprendere Blincito a 9 mcg/die. Aumentare la dose fino a 28 mcg/die dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Interrompere Blincito fino alla risoluzione, poi riprendere Blincito a 5 mcg/m2 die.
Aumentare la dose fino a 15 mcg/m2d e dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Grado 4. Interrompere definitivamente Blincito. Interrompere definitivamente Blincito. Tossicità neurologica. Convulsione. Interrompere definitivamente Blincito se si verifica più di una convulsione. Interrompere definitivamente Blincito se si verifica più di una convulsione. Grado 3. Interrompere Blincito fino a che la tossicità non sia di grado A01, lieve, e per almeno 3 giorni, quindi riprendere Blincito a 9 mcg/d. Aumentare la dose a 28 mcg/d dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Per reiniziare, premedicare con desametasone 24 mg. Quindi, ridurre gradualmente il desametasone in 4 giorni. Se la tossicità sia manifestata a 9 mcg/d o impiega più di 7 giorni per risolversi, interrompere definitivamente Blincito. Interrompere Blincito fino a che la tossicità non sia di grado A01, lieve, e per almeno 3 giorni, quindi riprendere Blincito a 5 mcg/m2d. Aumentare la dose fino a 15 mcg/m2d e dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Se la tossicità sia manifestata a 5 mcg/m2d o impiega più di 7 giorni per risolversi, interrompere definitivamente Blincito. Grado 4. Interrompere definitivamente Blincito. Interrompere definitivamente Blincito. Enzimi epatici elevati. Grado 3. Se clinicamente rilevante, interrompere Blincito fino a che la tossicità non sia di grado A01, lieve, quindi riprendere Blincito a 9 mcg/d. Aumentare la dose fino a 28 mcg/d e dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Se clinicamente rilevante, interrompere Blincito fino a che la tossicità non sia di grado A01, lieve, quindi riprendere Blincito a 5 mcg/m2d. Aumentare la dose fino a 15 mcg/m2d e dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Grado 4. Valutare la definitiva interruzione di Blincito. Valutare la definitiva interruzione di Blincito. Altre reazioni avverse clinicamente rilevanti, a giudizio del medico curante. Grado 3. Interrompere Blincito fino a che la tossicità non sia di grado A01, lieve, quindi riprendere Blincito con 9 mcg/d. Aumentare la dose fino a 28 mcg/d e dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Interrompere Blincito fino a che la tossicità non sia di grado A01, lieve, quindi riprendere Blincito a 5 mcg/m2d. Aumentare la dose fino a 15 mcg/m2d e dopo 7 giorni, se la tossicità non si ripresenta. Grado 4. Valutare la definitiva interruzione di Blincito. Valutare la definitiva interruzione di Blincito. Sulla base della versione 4.0 del Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, dell'NCI. Il grado 3A grave e il grado 4A potenzialmente fatale. Popolazioni speciali. Anziani. Non è necessario un aggiustamento della dose nei pazienti anziani. Età a 0-65 anni. Vedere paragrafo 5.1. L'esperienza con Blincito in pazienti di età a 0-75 anni è limitata. Danno renale. Sulla base delle analisi di farmacocinetica non risulta necessario un aggiustamento della dose in pazienti con disfunzione renale da lieve a moderata. Vedere paragrafo 5.2. La sicurezza e l'efficacia di Blincito non sono state studiate in pazienti con grave danno renale. Compromissione epatica. Sulla base delle analisi di farmacocinetica, non ci si aspetta che la funzionalità epatica basale produca un effetto sull'esposizione a blinatumomab e non risulta necessario un aggiustamento della dose iniziale. Vedere paragrafo 5.2. La sicurezza e l'efficacia di Blincito non sono state studiate in pazienti con grave compromissione epatica. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Blincito nei bambini di età 1 anno non sono state ancora stabilite. Non sono disponibili dati relativi ai bambini di età 7 mesi. Nei paragrafi 4, 8 e 5.1 sono riportati i dati al momento disponibili sui bambini
Modo di somministrazione. Per le istruzioni sulla manipolazione e sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Somministrare Glincito come infusione endovenosa continua a velocità costante utilizzando una pompa per infusione in un intervallo di massimo 96 ore. La pompa deve essere programmabile, non elastomerica e dotata di funzione di blocco e allarme. Il volume iniziale, 270 ml, a maggiore del volume da somministrare al paziente, 240 ml, per tenere conto dell'inserimento del catetere endovenoso e per assicurare che il paziente riceva la dose completa di Glincito. Eseguire l'infusione della soluzione per infusione finale preparata di Glincito secondo le istruzioni indicate sull'etichetta della farmacia sulla sacca preparata ad una delle seguenti velocità di infusione costanti. Velocità di infusione di 10 ml/h per una durata di 24 ore. Velocità di infusione di 5 ml/h per una durata di 48 ore. Velocità di infusione di 3,3 ml/h per una durata di 72 ore. Velocità di infusione di 2,5 ml/h per una durata di 96 ore. Somministrare la soluzione per infusione finale preparata di Glincito utilizzando un catetere endovenoso con filtro in linea da 0,2 micrometri sterile, non pirogeno e a basso legame proteico. Nota importante. Non lavare le linee di infusione col catetere endovenoso di Glincito, in particolare quando si cambiano le sacche per infusione. Il lavaggio durante il cambio delle sacche al completamento dell'infusione può portare a un dosaggio eccessivo ed a conseguenti complicanze. Quando somministrato attraverso un catetere multilume, Glincito deve essere infuso attraverso un lume dedicato. La durata dell'infusione dovrà essere selezionata dal medico curante, tenendo conto della frequenza di sostituzione delle sacche per infusione e del peso del paziente. La dose terapeutica da raggiungere di Glincito somministrata non cambia. Sostituzione della sacca per infusione. La sacca per infusione deve essere sostituita da un operatore sanitario almeno ogni 96 ore per questioni di sterilità. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Allattamento con latte materno, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Eventi neurologici. Sono stati osservati eventi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi formali di interazione. I risultati ottenuti da esami in vitro su epatociti umani suggeriscono che blinatumomab non influisce sulle attività degli enzimi CYP450. L'inizio vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Glincito durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Glincito durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono stati condotti studi di tossicità riproduttiva con blinatumomab. Da uno studio di tossicità sullo sviluppo embriofetale condotto sul topo, la molecola surrogata murina ha attraversato la placenta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Blinatumomab compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Possono insorgere confusione e disorientamento, disturbi della coordinazione e dell'equilibrio, rischio di crisi convulsive e disturbi della coscienza, vedere paragrafo 4.4. A causa della potenziale insorgenza di eventi neurologici, i pazienti trattati con blinatumomab dovranno evitare di mettersi alla guida e di svolgere occupazioni o attività pericolose come guidare o manovrare macchinari pesanti o potenzialmente pericolosi durante il periodo di somministrazione di blinatumomab. I pazienti devono essere informati della possibilità di incorrere in eventi neurologici.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse descritte in questo paragrafo sono state identificate in studi clinici su pazienti con LLA da precursori delle cellule B, N uguale 1045. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati osservati episodi di sovradosaggio, incluso un paziente a cui è stata somministrata una dose 133 volte superiore alla dose terapeutica raccomandata di Blincito in un breve intervallo. Gli episodi di sovradosaggio hanno portato allo sviluppo di reazioni avverse coerenti con quelle osservate con la dose terapeutica raccomandata, tra cui febbre, tremori e cefalea. In caso di sovradosaggio, l'infusione deve essere temporaneamente interrotta e i pazienti devono essere monitorati. La ripresa di Blincito alla dose terapeutica corretta deve essere considerata una volta che si sono risolte tutte le tossicità e non prima che siano trascorse 12 ore dall'interruzione dell'infusione. Vedere paragrafo 4, 2. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici a euro. Altri agenti antineoplastici, codice ATC. L01XC19. Meccanismo d'azione. Blinatumomab ha una molecola BIT, Bispecific T-cell engager, che si lega in maniera specifica al CD19 espresso. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di blinatumomab appare lineare nell'ambito di un range di dose da 5 a 90 mcg/m2 equivalente a circa 962 mcg/die, in pazienti adulti. A seguito di infusione endovenosa, dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità a dosi ripetute condotti con blinatumomab e il surrogato murino hanno rivelato gli effetti farmacologici attesi, incluso il rilascio di citochine, la riduzione delle conte leucocitarie. Elenco degli eccipienti: polvere, acido citrico monoidrato, e 330 trialosio di idrato, lisina cloridrato, polisorbato 80, sodio idrossido, per l'aggiustamento del pH, soluzione, stabilizzante, acido citrico monoidrato, e 330, lisina cloridrato, polisorbato 80, sodio idrossido, per fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.